Ragazzacci, buona domenica. Sbarbatina domenicale con il Lucarelli. Allora, oggi, come potete vedere, sapone top, top scimmia. Oggi ragazzi, l'ultimo arrivato di casa Noble Otter. Promozione ragazzi. Spettacolare. Hanno fatto finalmente un home run, come dicono quelli che vedono il baseball. Qui c'è, potete vedere l'inci, bergamotto, poi non me lo ricordo cosa c'è, arancio mi sembra, pepe, nutmeg, non lo so cos'è, cedarwood, patchouli, cuoio, amber. Veramente ragazzi, è una promozione spettacolare. Guardate, il nuovo come è appena arrivato, però non ho resistito, va provato subito. Avevo altri saponi da provare, ma ho messo questo prima. Mi piace tantissimo la profumazione. Poi proveremo anche l'after. Allora, mettiamolo un pochino a sciogliere in ciotola. Fatemelo riannusare, è troppo buono ragazzi. Allora, come mia abitudine, sciogliamo un pezzettino di sapone, un pochino di acqua. Il sapone ha già preso il caldo dell'acqua della ciotola, vedete che si sta sciogliendo velocissimo, nonostante sia un sapone abbastanza duro, sicuramente adatto a chi prelieva fa il prelievo dal barattolo col pennello direttamente. Guardate, è già diventato praticamente tutto sciolto, perfetto. Allora, buono. E inizialmente dal barattolo sentivo la botta più agrumata, però ora si sta aprendo e sto sentendo il cuoio e i legni. Allora, montiamo la lama sul rasoio, ragazzi, che non l'ho montata ancora perché vi volevo far vedere il rasoietto. Qualcuno mi ha scritto in privato e mi ha domandato sopra questo rasoio. Credo che l'ha visto in Amazon, non lo so dove l'ha visto. Questo, ragazzi, è il Timor 1353, se non ricordo male. Anche l'amico Tarenzi, ricordo almeno un anno e mezzo fa, un anno fa, ci fece un video su questo rasoio. Lui ci fece anche tutta una disanima, scusate, non so come si dice in italiano, parlò un po' in dettagli del rasoio. Rasoietto che quando uno lo compra, almeno quando io lo comprai, diceva che era tutto in acciaio inossidabile. Poi quando mi è arrivato ho scoperto che il manico sì, è in acciaio inossidabile, e vedete c'è anche la scritta qua sul fondo, fatto in Germania. Dice che dal 1920 fanno i rasoi. Non credo che la camera ce la faccia inquadrare, comunque ve lo metto. Però la testa, penso che è una testa zincata o cromata, rivestita. Un rasoio che, vi sono sincero, saprà 2 o 3 anni che l'ho comprato. Ricordo dal video di Tarenzi che diceva che era un rasoio delicato. Per questo ci monterò una lametta un pochino performante, vediamo se lo aiutiamo un pochino con questa Kai. Vedete che curva abbastanza la lametta, e la lametta deve essere praticamente, da quello che posso vedere a occhio nudo ragazzi, sarà neutra, forse chissà, con questa lametta sarà arrivato leggerissimamente positivo, ma comunque dà l'idea di essere una testa molto delicata. E il rasoio veramente ragazzi ben fatto, un rasoietto che io l'avevo comprato per tenermelo per andare di viaggio, perché è talmente piccolino però è molto comodo, ha un grip fantastico, veramente molto bellino, anche solo per il manico secondo me vale la pena, bellissimo questo manico così snello, si tiene veramente bene in mano. Allora andiamo a montare il sapone. Pennellino di oggi, tanta roba, Boity Cop, questo è un Best Badger. Però ragazzi è un Best Badger che fa le scarpe a molti pennelli che dicano avere i ciuffi più pregiati.
Allora ragazzi, qui sta venendo fuori una profumazione che non ve lo potete immaginare. Mamma mia come si sta aprendo. Che spettacolo questa profumazione, che spettacolo. Veramente ora è molto complessa. Non potrei dire se è un agrumato, se è un legnoso, è uno spettacolo. Mi sta piacendo tantissimo questa profumazione. Allora, un pochino più di acqua. Forse più sul legnoso ora, ha girato dall'agrumato e è andata più sul legnoso cuoiato, ma il cuoio si sente veramente poco, sento forse più legni. Allora, anche 2 goccine in più, sicuramente mi va a chiedere acqua in faccia. Comunque direi che in ciotola, ragazzi, guardate che spettacolo, ci siamo. Bagno la faccia, barba corta, 1 giorno e mezzo. Qua da me è sabato pomeriggio, mi sono fatto la barba venerdì mattina, che ho 1 giorno e mezzo di barba, però mi sono fatto con lo sciavette solo verso del pelo, così che diciamo che è una barba di 1 giorno e mezzo abbondante. Allora ragazzi, il sapone è fantastico, guardate che bella schiuma che ha fatto. Mi sembra che all'incirca gli ho preso il punto al sapone in ciotola, ecco, maglietta già tutta sporcata, pennellino che ha un backbone fantastico, però è, guardate, lo sto usando sulle punte del rasoio e sembra che ci abbia un pezzettino di cotone che me lo stia strusciando in faccia. È un Best Budger. A volte si compra pennelli Best Budger e sembrano di cinghiale. Questa è una cosa eccezionale. Allora, la profumazione non è esageratamente forte, per esempio rispetto a un Two Kings di Noble Otter questa è molto più leggera, però ragazzi è di un'eleganza fantastica. Allora, penso che il sapone ha bisogno ancora di un goccino di acqua. Saponificazione fantastica dei Noble Otter. E finalmente ragazzi una profumazione alla Noble Otter. Secondo me nelle profumazioni moderne hanno tirato fuori un paio che insomma, c'erano profumazioni vecchie che erano fantastiche, non so come mai le hanno tolte di circolazione. Allora ragazzi, partiamo. Timor 1353, rasoio delicato, sicuramente sì, infatti già dal primo passaggio sento che è un rasoio delicato, però con queste caie niente male ragazzi, niente male. Sento la lametta appena quando prende il pelo. Per il resto delicatissimo il rasoio. Sì, mi rendo conto che ha il suo angolo di utilizzo, perché se lo apro troppo non sento più la lametta e se chiudo uguale, devo usarlo proprio con il suo angolo e quando lo prendo sento la lametta che taglia, se no proprio non si sente la lametta tagliare, sicché è impossibile sbagliarsi a usarlo.
comodo anche zona baffi. Ragazzi, guardate, ottimo, ottimo. Appena appena sì, qua sotto sento ancora che ho barba, un po' che non ha tolto tutto, però sulle guance con questa lametta Kai, che sapete che sono un pochino più larghe delle normali, fantastico, cioè, sarei già a posto così, veramente. Solo qua sotto il collo sento che ha lasciato sì un pochino di barba, specialmente qui nelle curvature, qua che ho un pochino incavato, non è facile questa zona per i rasoi. E il rasoio lo sento delicatissimo, veramente ti dà sicurezza. Sicuramente montandoci altre lamette deve essere ancora più delicato come rasoio. Allora andiamo attraverso. Ragazzi, sentite va, non si sente più pelo, e ancora non ho fatto il contropelo. In questi giorni l'avevo usato in una sbarbata privata, senza video, con una lametta usata, una lametta normale, e avevo sentito che aveva un po' di difficoltà a tagliarmi la barba, ma sicuramente era la lametta usata che già era arrivata, perché ora specialmente con queste Kai, fantastico. Magari è la sua lametta. Qui ho un brufolo, però ormai sta sparendo. Ma penso che il rasoio è così delicato che anche con questa lametta non me lo taglia. Ragazzi, fantastico. È la sua lametta. Questo va con Kai. Fantastico. Ragazzi, guardate, sono praticamente liscio. Anche zona branchie mi ha sorpreso. Facciamo il terzo passaggio per il video, per vedere con contropelo completo dove arriva il rasoio, ma vi dico non ce n'è assolutamente bisogno. Con due passate sapete cosa mi ricorda un pochino? Ora mi sta ricordando un pochino Savage de Dior, mi sta ricordando quel profumo. Sarà per quello che mi sta piacendo tanto. Io amo quel profumo, infatti ho l'aftershave originale. Mi ricorda Savage de Dior. Allora, contropelo, no? Sì, contropelo. Allora, cominciamo qui, zona bassa del collo. Se me li sta tagliando peli non mi sta facendo male. Ma credo di sì, perché non sento più nulla. Non mi vedo dallo specchio, ragazzi, Guardate qui, sentite, non prende già più nulla, cioè che con la prima passata che ho fatto il rasoio è stato efficace. Andiamo su di qua. Guardate, poco e nulla, perché vi dico, già con il traverso mi sentivo liscio. Qui di qua un po' di più.
forse mi rimane più scomodo attraverso di qua, no, veramente no, boh. Però di qua avevo più barba, contropelo. Io dico, passaggio inutile quello che sto facendo di fare tutto il contropelo, perché ero a posto con il traverso. In questa zona che sembra il Gran Premio di Monte Carlo. Ragazzi, fantastico. Guardate, anche nel gruppo qualche ragazzo gli avevo commentato che avevo usato il rassoietto in privato e avevo avuto difficoltà. Però con queste lamette Kai fantastico. Ecco perché Tarenzi nel video di lui diceva che era un rasoio veramente veramente fatto bene, eccezionale. Mamma mia come sono liscio per essere un rasoio, ragazzi, così delicato. Mi ha lasciato a bocca aperta. Fantastico. Sono talmente liscio e ho la pelle talmente riposata, ragazzi, che oggi non merita veramente mettere assolutamente l'allume di rocca, che sembra che non mi sia fatto la barba. Comunque mettiamolo un pochino, vai, anche solo per rimettermi il sapone in faccia. Sì, ragazzi, mi ricorda, ora all'inizio no, perché quando lo hanno usato nel barattolo qui ci sente più l'agrumato, però ora montato, dopo aver messo 2 o 3 volte in faccia, mi ricorda Savage de Dior. Non lo so se mi sbaglio, ragazzi, io non ho il naso profumieri, Allora, qui ragazzi è come che mi stia mettendo acqua fresca. Niente, l'allume non l'ho sentito perché il rasoio è veramente veramente delicato. Mi è rimasto, guardate il grasso del sapone per aver passato l'allume, guardate qua. Ora praticamente è come che mi fossi messo un balsamo, perché tutto il grasso del sapone, guardate qua, ho la pelle già nutrita. A volte qualcuno dice ma non ti secca la pelle, ma è passato così, non lo so, sentite qua, sembra mi sia messo una Nivea invece che se mi fatto la barba. È impressionante l'allume come tira fuori il grasso del sapone. Dove va? Allora, sciacquatina al pennello, così ne parliamo anche di lui. Fatemi mettere a posto l'allume. Asciugo. Il sapone dietro gli orecchi, a volte mi vedo i video e poi vedo che sono pieni di sapone dietro gli orecchi. After. Allora, l'after c'ha degli oli in sospensione, sicché sciabordiamolo. Infatti guardate come è diventato, è opaco. Vi metto l'inci anche del
alcol, glicerina, witch hassel, alcolico sicuramente come fanno loro. Allora mettiamo una bella splashata di after. Allora, bruciore 0, 0, 0, 0. Rassoietto ragazzi con queste Kai è stato fantastico, perché mi ricordavo che questo rasoio tagliava bene, però l'avevo usato come vi avevo detto in settimana e avevo avuto delle sensazioni strane. Il rasoio tagliasse poco, ma era perché sicuramente l'ho usato con la lametta usata e era una lametta normale di queste delicate platinium. Però ragazzi con queste Kai, questo Timor 1353, incredibile. E la sbarbata di oggi sicuramente superiore a un R89, ma ragazzi su una corsa di 100 metri gli ha dato 40 metri di vantaggio, gli ha dato questo. Incredibile, cioè il BBS che ho raggiunto oggi, incredibile. Certo magari dovrei usare l'R89 con le Kai per vedere come va, però sono veramente liscio, anche qua zona branchie, liscio ragazzi, liscio, incredibile. Vi dico, non c'era bisogno di fare il contropelo, con il traverso ero già a posto. Il sapone, tanta roba, mi è piaciuto tanto. E l'after, non lo so, l'after non mi somiglia tanto a Dior, a Sauvage, però nelle ultime due insaponate mi ha ricordato Sauvage di Dior, il sapone. Annusandolo così no, sento altre profumazioni, non lo so, magari sarà il mio naso. Comunque veramente piacevole, perché ragazzi anche se assomiglia a Sauvage di Dior è tanta roba, veramente piacevole. Pelle super nutrita, sono un pochino oliosi gli after, ma tempo qualche minuto anche questi seccano. E fatemi spendere anche due parole ragazzi su questo pennellino di Wojtek di Alessandro, tanta roba ragazzi. Se volete farvi un regalo per Natale senza badare a spese e volete avere un pezzo unico, mettetevi in lista e fatemelo fare. Guardate anche questo ciuffo che è Best Budget, fine del mondo. I nodi li fa lui stesso, che veramente sono, guardate qua che densità che ha questo ciuffo. Va bene ragazzacci, sbarbata fantastica. Approfitto per invitarvi alla live di mercoledì, sperando che l'internet mi funzioni, perché qua è venuto giù il putiferio, sono state delle piogge pazzesche, c'è stato anche dei morti qua nella zona dove sono io. Meno male che noi abbiamo una zona che le piogge non ci dannificano, ma altre zone qui vicine un disastro, e sono 2 giorni che l'internet va malissimo. Spero da qui a mercoledì l'abbiano potuta riparare, se no non si potrà fare la live purtroppo. Comunque vabbè, abbiamo fede. Ancora mancano 4 giorni praticamente, speriamo che la sistemino. Ragazzacci, buona domenica ancora e grazie mille per tutto l'appoggio che state dando alle live, al canale, veramente al gruppo Facebook, al gruppo Telegram. Non so come ringraziarvi, veramente sto disfruttando di questa passione. Ci vediamo